Ciao amici di Retroedicola Videoludica, oggi scopriamo perché ci chiamiamo Retroedicola Videoludica. Molti parlano di riviste, noi dovevamo dire la nostra. La nostra associazione è nata 30 anni fa proprio per preservare le riviste di videogiochi, che sono quel patrimonio che vedete alle mie spalle. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di scansionare le riviste in modo di preservarle e oggi ci sembra giunto il momento di iniziare anche a parlarne in video. Iniziamo non dalla prima, ma da una rivista che amo molto e che ha dato via al progetto. Computer più videogiochi. Nasce nel 1989, Computer più videogame in Inghilterra. 9 anni dopo, nel 1990, viene pubblicata per il gruppo editoriale Jackson Computer più videogiochi, traduzione parziale della omonima inglese. Eccola qua, questo è il numero 1, anche se io in realtà ho iniziato a collezionarla dal numero 4, di cui sono molto legato. Computer più videogiochi è la fine della storia dell'editoriale Jackson per quanto riguarda i videogiochi. Partono da metà anni 80 con videogiochi, appunto, fatta in varie versioni, passano poi per una parentesi che era da videogiochi, una piccolina in formato A5, che dura solo un anno, un esperimento interessante che ha dato molte idee. Pensiamo che al suo interno c'era la prima rivista di videogiochi, benché era una rivista che vendeva bene ed era molto bella, non era al top, in particolare veniva criticata molto per le news che arrivavano molto in ritardo. Questo era dovuto nel mondo analogico in cui vivevamo, quindi la rivista veniva tradotta da una rivista francese a sua volta e già le news erano vecchie, di conseguenza quello che arrivava in Italia era già molto vecchio, quindi l'editore Jackson, visto che erano anche tempi di abbondanza, le riviste si vendevano, i soldi giravano, decise di dare un colpo di mano al progetto e di puntare in alto e prese appunto la rivista più importante che c'era al tempo, che era Computer più videogame, prima rivista multiformato, quindi non più verticale incentrata solo su una console o su un computer, ma trattava tutto il panorama videoludico. Parliamo ora invece di CVG, l'edizione italiana. Vantava fin dall'inizio già 100 pagine, che non era poco, per arrivare poi col tempo fino a 150 e oltre. La rivista era parzialmente o completamente tradotta dall'edizione inglese, ma ogni recensione aveva nelle opinioni, oltre a quelle del redattore inglese, anche l'opinione dei redattori italiani, che permetteva di vedere il gioco sotto punti di vista diversi, senza contare che gli inglesi avevano i loro gusti, avevano un'altra loro cultura, noi eravamo italiani, avevamo la nostra. Quindi si creava proprio un panorama completo del gioco. Ovviamente bisogna contestualizzarla per il tempo che era. Nel 90 contava più la tecnica spesso che il gioco, ma ci stava. Che cosa conteneva CVG? CVG era, come dicevamo, era multiformato, quindi aveva tutte le recensioni degli home computer, delle console e degli arcade, anche dei flipper, che erano Amiga, che erano Commodore 64, che era Mega Drive, che era Super Nintendo, tutto quello che era videogioco. Ma non solo. Un motivo per cui oggi andrebbe riscoperta e letta è che nelle sue pagine era racchiusa anche la cultura popolare. Infatti c'erano rubriche che esulavano dai videogiochi. Ad esempio Far Out era una rubrica che trattava le mode apocalittiche, che oggi fa un po' ridere, ma che era molto lungimiranti. Pensiamo ad esempio all'arrivo dei manga in Italia, quando recensirono l'arrivo di Ken il Guerriero, il manga per eccellenza di Burunsone Tetsuhara. Pensiamo all'arrivo del cyberpunk e di tante altre mode che col tempo si sono affermate o morte lì, ma sono figlie del suo tempo. Leggendo mese per mese CVG entri proprio quelli che erano gli anni 90. Tra i vari contenuti mi voglio soffermare su due rubriche in particolari. Una era la rubrica dei flipper curati da Federico Croci, che saluto, che è un caro amico. L'altra è gli arcade, è una delle poche riviste in Italia che trattava appunto il mondo delle sale giochi, che in quegli anni erano al culmine della loro notorietà. Curata da Maurizio Miccoli, anche lui un caro amico che saluto. Maurizio Miccoli, che è un professionista, ha sempre scritto degli articoli molto belli che non andavano solo alla semplice recensione, ma si viaggiava nelle fiere di settore, i trucchi, le mode, se vogliamo anche. Tutt'oggi è un punto di riferimento per scoprire la storia degli arcade in Italia. CVG, oltre ai numeri regolari, vanta anche 3 speciali. Uno in particolare di questi contiene una bellissima cronostoria degli arcade curata da Maurizio Miccoli, che cerca di dare un inizio e una fine alla storia degli arcade. Il primo articolo in italiano che tenta di fare ordine nella storia dei videogiochi arcade. Su Computer più videogiochi ci sarebbe tantissimo da dire e personalmente sono molto legato a questa rivista. Sfogliandola così velocemente sono tanti i ricordi che mi vengono alla mente. La mia infanzia è legata indissolubilmente a questa bellissima rivista molto colorata. Un esempio classico del primo numero, le Tartarughe Ninja,
che in quegli anni iniziavano a proporsi sul mercato italiano, i budget game, quindi tutti i giochi che si trovavano a prezzo buono e cercavamo di portarci a casa, e appunto la già citata Arcade Action con tutti gli arcade, molto colorata, molto bella. Questo numero in realtà è ancora piuttosto bianchino, andando avanti tutta l'impostazione grafica di CVG viene mutata, cresce, si evolve, è veramente uno spettacolo per gli occhi. Ma come tutte le grandi avventure prima o poi finiscono, e le riviste, tranne The Games Machine che ancora oggi continua a vivere, sembra in eterno, chiudono. CVG dura 44 numeri, la nascita dei 16 bit fino quasi alla loro fine. CVG ha iniziato a trattare anche le prime console a 32 bit, principalmente non perché non vendeva o altro, era l'editore Jackson che aveva deciso di lasciare il mercato consumer per dedicarsi al mercato business, per poi purtroppo poco più avanti chiudere definitivamente. L'eredità, come vedremo più avanti nei prossimi episodi, verrà raccolta dalla Futura Publishing con Super Console e Mega Console. Di computer per videogiochi ci restano questi 44 numeri più i 3 speciali e tutta la magia che ci hanno regalato, una rivista da rileggere e riscoprire che ci racconta la storia dei videogiochi in Italia. Con questo è tutto, finisce questo piccolo viaggio. Sento di ringraziare di cuore gli autori di questa bellissima rivista, in particolare Massimiliano Anticoli, che sento spesso volentieri ed è una fonte inesauribile di informazioni e di amicizia per Retroedicola, Federico Croci, Maurizio Miccoli, che devi tornare presto a noi. E con questo è tutto, vi invito ovviamente a venire al Retroedicola Club per leggere le nostre riviste, un patrimonio immenso, e ciao da Mauro.